Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Quello che vedremo oggi è la sostituzione dei dischi freni anteriori e posteriori. È un'operazione non difficilissima, ma che richiede secondo me particolare attenzione e tempo. Bisogna averci tranquillità. Questo genere di operazione non ha una periodicità, non è come il tagliando che si fa ogni 10.000, 12.000, 20.000, quello che è. È un'operazione che va fatta quando il disco è portato a usura. E come si fa a vedere quando il disco è portato a usura? Sul disco è indicato il livello minimo che deve raggiungere lo spessore. E adesso vediamo. Vedete, qui si legge bene. Qui c'è scritto che 4 è il limite minimo del disco. Adesso prendo un calibro e misuriamo lo spessore del disco. Allora, come faccio a misurare il disco? Ovviamente il disco, essendo usurato, qui sul labbro superiore ha uno scalino. Se io andassi a misurare con il calibro il disco, inevitabilmente misurerai anche lo scalino. Per misurare lo spessore del disco dove vanno a lavorare le pastiglie, mi sono preso 2 ranelle dello spessore totale di 3 mm. Metterò queste ranelle all'altezza di dove lavora la pastiglia. Con il calibro misurerò lo spessore intero del disco, compreso le ranelle. Disco e ranelle mi segnano esattamente 7 mm. Calcolando che il disco originale esce da 4,5 e il limite minimo è 4, 7 mm compreso di ranelle meno 3 delle ranelle, siamo a 4, quindi il disco è arrivato al limite massimo di usura, quindi va sostituito. Adesso la prima cosa che andrò a smontare sono le pinze dei freni e il sensore. Ok, adesso legherò in qualche maniera la pinza da qualche parte in maniera che non mi va a sbattere sui dischi e cerchi. A questo punto, stando al manuale d'officina BMW, dovrei smontare la ruota e poi lavorare su un piano di lavoro. Ma visto e considerato che un piano di lavoro stabile io non ce l'ho, vorrei allentare, fare almeno un quarto di giro alle viti dei dischi direttamente dal mozzo, per un semplice motivo: è più stabile, evito che mi scappi la chiave all'interno di queste viti che possono facilmente spanarsi, e poi una volta che faccio questo lavoro da un lato e dall'altro la tirerò fuori dal mozzo e lavorerò su un piano di lavoro, su un tavolino piccolino che ho, e lo finirò di smontare. Intanto cosa faccio? La prima cosa che faccio è do una scaldata col phon alle viti in maniera che smollo un po' quello che è il frenafiletti e aiuto la fuoriuscita della vite stessa. Ragazzi, scordatevi di svitare queste senza dargli una scaldata col phon, che io ci ho rotto già una chiave. Quindi scaldatele bene col phon, perché il cerchio è di alluminio, le viti sono d'acciaio e rischiate che venga via il filetto. Quindi scaldatele per bene e poi le svitate, perché io ci ho rimesso, ripeto, una chiave, anzi 2. A questo punto, che ho allentato tutte e 10 le viti, 5 per lato, quindi metterò un cavalletto sotto la moto e rimuoverò la ruota, poi mi metterò su un banchetto e finirò di smontare i dischi per lato. Ovviamente una volta tolta la ruota davanti io metto anche un cavalletto di sicurezza oltre al crick dietro. Adesso che ho tolto la ruota ho messo sotto un ulteriore copertone in maniera che i dischi non vanno a contatto con il tavolino e ha più stabilità. Adesso non farò altro che allentare, o meglio togliere, le 5 viti che tengono il disco. Una volta allentato dovrebbe essere tutto più agevole. Se non voglio illudervi, anche dopo che l'avrete rimossa dal cerchio, la vite comunque farà fatica a uscire perché c'è parecchio frenafiletto, quindi bisogna continuare a scaldarla. Io perlomeno scaldo per sicurezza, avere un po' di pazienza e fare le cose con calma. Ok, siamo riusciti a togliere le viti e il disco, non residui di nulla. Adesso prendiamo il nuovo disco e lo mettiamo su. Io ho optato per Brembo Serie Oro. Questo è il disco è da 5, non è da 4,5 e ha il limite minimo a 4,5. Si monta
con le scritte verso l'esterno. Prima però vanno delle boccolette che fanno parte del kit, che è qui sotto. Adesso vi faccio vedere come si monta. Si mettono prima le boccolette in questa posizione, adesso ve le faccio vedere. Si mettono prima le boccolette in questa posizione qui, poi sopra ci mettiamo il disco che però prima gli diamo una pulita con l'acqua raggia. Prendo dell'acqua raggia e gli do una bella sgrassata, poi gliela daremo anche una volta che lo rimettiamo su, perché comunque mentre lo maneggiamo un po' di grasso sicuramente sì, ce lo riporteremo sopra. Vedete come cambia colore il disco? Ok, adesso lo possiamo mettere su. Quindi abbiamo detto boccolette, sopra ci mettiamo il disco e sopra ci mettiamo queste altre ranelle che vengono fornite in dotazione, sono ondulate. Si mettono qui. E 5. E sopra ci vanno queste altre ranelle qui. Uno, 2, 3, 4 e 5. Adesso do una pulita alle vecchie viti, gli rimetto un po' di fermafiletto e le metto dentro. Una volta messe sulle viti le avvicino, le stringo a 12 N la prima volta a croce e poi le stringo definitivamente a 19, che è la coppia di serraggio indicata dal B&W. Adesso stringiamo a 19, in realtà l'ho già avvicinate, le stringiamo a croce e praticamente uno è fatto. Come vedete si muove perché il disco ovviamente è flottante. Ok, adesso giriamo il disco e facciamo la stessa operazione dall'altro lato. Dischi messi, manca da rimettere le pinze. Questa vite la stringiamo a 30 N, questa a 19, il sensore va a 6 e poi rimontiamo anche le pinze che vanno a 38. Poi ovviamente alle pinze metteremo le pastiglie nuove, ma di questo farò un altro video. Se le viti dei dischi anteriori mi hanno fatto tribolare un po', queste saranno un po' peggio. L'unico punto che avete per svitarle è questo incavo che c'è nella coppia conica. Sono sempre viti Torx e prima però ovviamente ho dovuto smontare la ruota, adesso smonterò anche la pinza e poi ci sono queste 5 viti da smollare. Ho tolto la pinza freno, l'ho legata alla meno peggio e adesso andiamo a svitare questi 5 viti. 1, 2, 3, 4 e 5, vabbè, tutti e 5. La posizione è un po' scomoda, ma in qualche modo dobbiamo fare. L'ultima vita da rimuovere, ho tribolato non poco per smuovere queste viti qua sotto. Eccola qua, è uscita anche questa. E abbiamo tolto tutte e 5 le viti che tengono il disco. A questo punto il disco basta ruotarlo, tac, ed ecco il disco fuori. Prendiamo il nuovo, lo sgrassiamo, lo mettiamo su e facciamo l'operazione inversa. Ovviamente anche per il posteriore ho optato sempre per i Brembo, sempre serie oro. Questo è il nuovo. Adesso ci passiamo su l'acquaraggio avanti e dietro e via, si va a rimontare. Ovviamente la parte che ha le scritte va all'interno, anche perché ci sono degli inviti dove vanno le viti, no? È impossibile sbagliare. Adesso ok, adesso le appuntiamo e poi cercheremo di metterle tutte e 5. Sarà un po' dura metterla prima, sia per la posizione in cui devo lavorare, però nulla è impossibile. Ok, è stato meno drammatico di quello che pensavo. La prima è andata, adesso mettiamo la prima e poi con calma metteremo anche le altre. Diciamo che una volta messa la prima vite, le altre sono molto più semplici da mettere. Ok, ci sono degli inviti sui dischi, quindi prima di stringere guardate bene che la vite sia dentro la sede, altrimenti rischia di piegarli. Adesso li avvicino soltanto, poi li stringerò. Ci ho serrato tutte e 5 le viti, 30 N come da libretto. Adesso, come vedete, tutto sporco. Ripulisco il disco con l'acquaraggio e rimonto la pinza e il cerchio. E il lavoro è finito. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere cosa ve ne pare, se vi è stato utile, lasciatemi un commento, un like, condividetelo. Prossimamente vi farò vedere il cambio pastiglie e lo spurgo freni. Ciao, alla prossima!